Sei uno di quelli che in primavera inizia a combattere contro le infestanti? Fermati, stai lavorando il doppio per guadagnare la metà. La tua stagione migliore non inizia con il sole primaverile, ma quando cadono le foglie in autunno. Sembra folle, eppure è la strategia che mi ha permesso nel biologico di ottenere una resa superiore, piante più forti, ma soprattutto di ridurre di parecchio le ore dedicate alla sarchiatura primaverile. Restate con me perché in questo video vi parlerò dei 5 vantaggi della semina autunnale che magari cambieranno il vostro modo di coltivare e vi mostrerò anche l'attrezzatura di precisione che utilizzo io nella mia azienda. Ciao a tutti, sono Claudia di Zafferano Emiliano. Nella mia azienda agricola biologica produco zafferano in pistilli, che è un prodotto che richiede una cura maniacale e delle strategie intelligenti, proprio come quelle che cerco di condividere qui con voi. Se anche voi volete la massima trasparenza dal campo alla tavola e scoprire anche qualche trucco per un'agricoltura che funziona, iscrivetevi al canale e seguitemi. Partiamo col problema numero 1 di chi fa biologico, le maledette infestanti. La semina primaverile è una gara a chi parte per prima e molto spesso vincono loro, purtroppo. Con la semina autunnale invece ribaltiamo le carte in tavola. La nostra coltura, seminata in autunno, germina e crea una copertura naturale prima dell'inverno. Cosa succede quindi a primavera quando le infestanti fanno capolino? Trovano il loro posto occupato. Si trovano quindi a dover competere con una cultura che è già in campo e hanno meno luce, meno risorse nutritive e meno acqua a disposizione, quindi restano quasi letteralmente soffocate. Questo significa ore e ore di lavoro in meno, gasolio risparmiato e mal di schiena risparmiato. E a proposito di battaglie, qual è l'infestante che ti fa dannare di più? Io l'anno scorso ho avuto dei grossi problemi con la rumice. Sono curiosa di sapere però voi contro chi combattete, lasciatemelo scritto nei commenti qui sotto. Passiamo al punto numero 2, che tratta forse l'aspetto più importante, ovvero il suolo. Lasciare un campo nudo d'inverno è come lasciare la porta di casa aperta per i ladri. La pioggia e il vento portano via il meglio e lo strato fertile del campo. La semina autunnale invece copre e protegge, perché le radici trattengono la terra, quindi si evita erosione e dilavamento, e invece la parte aerea copre il terreno, mantenendo anche stabile la temperatura. Stiamo praticamente facendo agricoltura rigenerativa, quindi non solo evitiamo che il terreno si impoverisca, ma addirittura lo miglioriamo. E questo è un investimento che andrà a beneficio sia del raccolto del prossimo anno che degli altri futuri. Se per caso invece avete già programmato una coltura con semina primaverile, un consiglio che vi do è quello di valutare un sovescio da seminare in autunno e lasciare in campo fino al momento di seminare la nuova coltura. Ricordatevi che in agricoltura biologica, secondo il regolamento, il sovescio deve stare in campo almeno 90 giorni per essere considerato tale. Terzo aspetto positivo della semina autunnale riguarda le radici. Una pianta seminata in autunno infatti non ha fretta di crescere, ha tutto il tempo, prima dell'arrivo del freddo, di poter sviluppare delle radici profonde e ben radicate. Questo le garantisce un miglior assorbimento sia di sostanze nutritive che di acqua e quindi una maggior resistenza agli stress idrici che potranno esserci poi in primavera e in estate. Quindi è questo che fa la differenza tra una pianta resistente che sopravvive e una pianta invece che, poverina, fatica a svilupparsi. Guardiamo adesso gli ultimi 2 punti, la resistenza alle gelate e la resa. Una pianta forte, ben sviluppata, infatti, se ne frega della gelata tardiva che può arrivare in aprile, mentre invece le sue sorelle, che sono magari appena spuntate in primavera, rischiano di lasciarci le penne. Superato anche lo scoglio della gelata primaverile, le piante seminate in autunno avranno modo di fiorire e arrivare a maturazione in maniera più omogenea e questo comporta poi una resa migliore sia a livello di quantità sia a livello di qualità. E come faccio io a mettere in pratica tutto questo? Con il giusto alleato. Nella mia azienda ho scelto la seminatrice della Kubota SD 1300, che è la compagna ideale del mio M5112. È una macchina che ha una larghezza di lavoro di 3 metri e consente di
seminare sia semi piccolissimi che semi più grossi. Infatti io l'ho usata sia per il frumento che per il favino che per il pisello proteico e non ho mai avuto problemi. Si regola in un attimo semplicemente girando una manovella, e con l'utilizzo in questi anni mi sono accorta che effettivamente le misure che sono riportate nella tabella delle istruzioni corrispondono poi all'effettiva densità di semina in campo, e questo per chi fa il biologico è una cosa molto importante. Quindi, ricapitolando, con una semina autunnale abbiamo meno infestanti, un suolo più sano, piante più forti e resistenti e una resa maggiore. Vi ho convinto? Spero proprio di sì. Se volete valutare la cosa con più calma, ho scritto un articolo sul mio blog, lo trovate sul sito zafferanoemiliano.com, vi lascio il link qua sotto in descrizione, e già che ci siete approfittatene per dare un'occhiata allo shop dove trovate il mio zafferano, che è il risultato diretto di queste tecniche di cui vi ho parlato. Spero che questo video vi abbia dato una prospettiva nuova ma soprattutto utile. Se è così lasciatemi un like, che a voi non costa niente ma per me è molto importante per far crescere il canale. E se volete restare aggiornati con le mie novità, iscrivetevi e attivate la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!